Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Toro e la sua via dell'amore per settembre 2025. Ragazzi, abbiamo la ruota della fortuna, non male devo dire. Quando c'è la ruota della fortuna si parla sempre di qualche cambio inaspettato. Normalmente sono cambi positivi, sono come delle occasioni fortunate, è il trovarsi al posto giusto nel momento giusto con le persone giuste. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come incastrare questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo e sempre nella descrizione ci sono anche i link per i corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene. Cavaliere di coppe. Abbiamo la carta del carro, un cavaliere di pentacoli, un cavaliere di spade, la carta della morte, un 3 di spade e un 6 di bastoni. Dunque, partiamo da questo cavaliere di coppe che potrebbe fare riferimento ad una persona che secondo me in molti conoscono già e che potrebbe avervi fatto una proposta o essere in un momento dove se non ve l'hanno ancora fatta, insomma, questa proposta potrebbe arrivare presto, ragazzi. Andiamo a vedere carta per carta. Fante di coppe e carro di nuovo. C'è come una proposta ad un movimento, ad uno spostamento, ad una scelta. Potrebbe anche essere una decisione. Andiamo a vedere il carro. 7 di pentacoli e 5 di spade. Pare che ci sia qualcuno che non riesca più ad aspettare, come se ci fosse una certa impazienza, secondo me. Però è anche vero che c'è un 5 di spade. Datemi una carta per il 5. 5 di spade di solito mi parla di confusione mentale. Abbiamo una regina di coppe e un 8 di spade. Sembra quasi che qualcuno pensi di non avere altra scelta, se non quella di cui ci parla il carro. Andiamo a vedere anche il cavaliere di pentacoli. Abbiamo il sole. E un 6 di bastoni che tecnicamente abbiamo già qui, anche se è girato al contrario. Io ho l'idea, ragazzi, che non lo so se questa impazienza sia la vostra o quella di un'altra persona. Vi dico, se non conoscete già questo personaggio, questo cavaliere di coppe, è facile che all'inizio di settembre lo possiate conoscere. Inizio di settembre intendo i primi 10-15 giorni. Poi, ragazzi, dipende sempre dalla decade in cui siete nati il manifestarsi di quelle che sono le previsioni. Tenete anche presente che sono previsioni collettive, non tutto combacerà, però prendete quello che vi serve. Andiamo a vedere il cavaliere di spade. Bene, abbiamo un 4 di bastoni e un 6 di bastoni. Guardate, io ho la sensazione che qualcuno potrebbe voler fare le cose con una certa calma e l'altra persona invece è come se avesse fretta di fare questo passo, di prendere questa decisione. Sento che molti di voi preferirebbero prima frequentare come si deve questa persona prima di prendere
questa scelta. Vi dico che con la carta del carro potrebbe essere andare a convivere, piuttosto che decidere finalmente di ufficializzare la relazione, piuttosto che iniziare a frequentare questa persona, diciamo in modo pubblico, se vogliamo. Andiamo a vedere la morte. 9 di bastoni e un matto. Allora, vi dico che qua abbiamo un 6 di spade, no? Io credo che parte di questa paura di cui ci parla il 9 di bastoni sia dovuta al vostro modo di pensare, soprattutto se, come ho appena detto, siete persone che avrebbero voglia di andarci piano, di fare le cose con una certa progressività, con una certa continuità. È come se qualcuno di voi preferisse prima conoscere bene questa persona, sviluppare una certa emozione, un certo sentimento pulito e poi eventualmente, una volta che siete sicuri di trovarvi bene con questa persona, che vi rispetti, insomma, è come se avessi bisogno di più tempo prima di fare il passo. Però è anche vero che molti di voi pensano che se non si spicciano, se non si affrettano a fare questo passo, potrebbero perdere l'altra persona. Vi dico, secondo me qualcuno potrebbe fare il passo più lungo della gamba. Adesso andiamo a vedere questo 3 di spade. Re di pentacoli e asso di pentacoli. Perché vi dico che potrebbe fare il passo più lungo della gamba? Perché abbiamo un 3 di spade. Il 3 di spade è la carta del sacrificio, ragazzi. Probabilmente c'è da fare sacrifici per o impostare questa nuova regola, se vogliamo, perché magari non per tutti è l'andare a convivere. Potrebbe essere il ok, fino adesso ci siamo visti una volta alla settimana, da adesso in avanti voglio che ci vediamo almeno 3 volte alla settimana. Ed è come per riuscire a andare avanti con questo partner o questa partner, dovete come sacrificare del tempo personale. Andiamo a vedere il 6 di bastoni. Dieci di spade e cavaliere di spade. Datemi una carta per il cavaliere. Morte e 7 di coppe. E qui abbiamo di nuovo morte e cavaliere di spade. E qui le abbiamo tutte e due, anche perché il 10 di spade è l'arcano minore della morte. Dunque, vi dico che secondo me, ragazzi, questo matto vi porterà a buttarvi in qualche cosa, secondo me solo per paura di perdere questa persona o di perdere l'occasione. Ehm, allora, l'idea con questo 6 di bastoni al contrario è che nonostante voi possiate fare questo passo, questa scelta, questa decisione e buttarvi finalmente, nonostante mi verrebbe da dire le paure, nonostante il modo di pensare un po', se vogliamo, limitante, nonostante il vedere tutto nero, questa confusione mentale, cioè io ho come la sensazione che qualcuno verrà un po' travolto da questa persona. È come se lo starvi addosso è in senso positivo e non in senso negativo, però magari il messaggino tutti i giorni, il preoccuparsi per voi. Io ho come l'idea che questo vi scuota un po' e non vi faccia essere obiettivi su quello che voi volete con questa persona. È come se vi lasciaste trascinare per certi versi. Ora, diciamo che le carte qui alla fine non sono proprio idilliache, a parte questo asso di denari che potrei associare a questa ruota della fortuna. Io ho come l'idea che nonostante i sacrifici che potreste fare per andare incontro alla volontà di questa persona, nonostante vi butterete alle spalle quelle che sono le vostre paure, i vostri dubbi, le vostre titubanze,
vi dico che dopo tutto questo lavoro di ok, va bene, mi sono convinto o convinta, faccio questo passo, vado incontro a questa persona, faccio quello che mi chiede perché sennò ho paura di perderla, nonostante questo, devo dire che la relazione non sento che prenderà una piega di un certo tipo, di una certa sostanza. Anzi, vedendo questo 6 di bastoni alla fine della lettura, vi dico che secondo me non è ancora il momento, o comunque non sarà nel mese di settembre che renderete ufficiale la relazione. Sarà più un ci avviciniamo io e te, però è come il non dirlo ancora al mondo, piuttosto che vi dico che per qualcuno potrebbe esserci come la volontà di lasciare indietro qualche tema. Allora, per qualcuno potrebbe essere questa paura che abbiamo visto, questo modo di pensare. Ehm, Vi dico che per un gruppo piccolo di persone potreste addirittura lasciar perdere questa persona perché è troppo insistente, perché è troppo presente, perché è troppo incalzante e mi viene da dire, vedendo queste ultime tre carte, andare verso nuove prospettive, andare verso nuovi personaggi, verso nuove avventure, verso nuovi inizi, verso quello che sono le possibilità in più che avete. È un po' come se diceste, ok, non rispetti i miei tempi, non mi dai lo spazio necessario perché io possa scegliere in modo sereno, ma tutta questa insistenza mi indispone, quindi preferisco lasciar stare. Per qualcuno, ragazzi, effettivamente potrebbe essere così. Ora, dipende dal tipo di relazione che avete, quindi se è una relazione ex novo, se è una relazione, insomma, di diverso tempo, cercate di adattare la lettura alla vostra realtà. Vi dico, se siete single, a parte questo cavaliere di coppe che secondo me potrebbe essere un'offerta, un invito, magari a ballare, un invito. Potrebbe anche arrivare da qualcuno che conoscete in palestra, vi dirò. Però a parte questo è come se la conoscenza subito o comunque questa frequentazione fosse abbastanza pressante da subito. Per certi versi iniziaste a pensare che no, sono io che ho bisogno di più tempo, sono io che sono più lento o lenta rispetto agli altri. Insomma, è come se vi faceste un po' fagocitare, ma sento che qualcuno non accetterà. Sarà un po' come dire, ok, nonostante i sacrifici che ho fatto, magari da una sera abbiamo visto che potrebbero essere 3 sere, nonostante il fatto che io tolga tempo a me stesso o a me stessa per stare con questa persona, sembra che non sia mai sufficiente. Quindi, visto che più di questo non voglio fare perché poi toglierei tempo personale a me, può essere che questa non sia la persona giusta per me e da qui queste carte di rottura. Andiamo a vedere qualche oracolo, vediamo che cosa mi dicono di più. Allora, andiamo con questi. L'osservatore, carta numero 49, il vento cambia direzione, carta numero 12 e poi abbiamo arrivare al traguardo, carta numero 47. È un po' come se vi dicessero osservate le dinamiche della relazione in sé, cercate di vedere quali sono le teorie, le questioni di principio potrebbero anche essere, piuttosto che le ideologie, che in un primo momento sembravano essere in un modo e dopo in un secondo momento potrebbero arrivare delle amare sorprese, cioè è come se vi avessero venduto una realtà e ad un certo punto si rimangiassero quello che hanno detto e quindi qui è un po' come se doveste osservare quali sono le dinamiche di comportamento che cambiano e poi abbiamo questa carta che è arrivare al traguardo. Guardate, io la sento in realtà come una cosa positiva, il fatto che
o vi togliate dalla testa certe paure, certi pensieri, oppure che decifriate quello che non va bene in questa relazione e che semplicemente diate un taglio a queste cose o per qualcuno alla relazione stessa. Però è come se riusciste a fare centro, mettiamola così. Andiamo a vedere l'I Ching. Ok. Allora, abbiamo il coraggio dell'amore, carta numero 43, e carta numero 36, ossessione e avidità. Dunque, per chi non lo sapesse, io ho comprato il libro in un secondo momento rispetto al mazzo. Vi metto un po' più giù così le vedete. E quindi il nome della carta è diverso. Adesso vi leggo quello del libro. Allora, andiamo con il coraggio dell'amore, che qua viene tradotto come la decisione. Allora, la spiegazione della carta è: se nelle vostre faccende credete sia giunto il tempo di prendere una decisione, ma non osate muovervi, fatelo pure, a patto che siano rispettate alcune condizioni. Innanzitutto, non disgiungete mai forza da correttezza. Non è una lotta disperata il cui esito sia incertissimo e non avete bisogno perciò di ricorrere a tutti i colpi. Secondariamente, non lasciatevi tentare a venire a compromessi con chi è manifestamente dalla parte del male, dell'errore. In terzo luogo, lasciate perdere la violenza perché sarebbe dannoso. Finireste per combattere l'avversario sul suo stesso terreno e ciò gli tornerebbe vantaggioso. In ultimo, è inutile combattere il male se poi non ci si mette sulla via del bene. Il successo allora non dovrebbe mancarvi. Sta a voi non demeritarlo. Adesso andiamo con la carta numero 36, che qua viene tradotta come ossessione e avidità, mentre sul libro è l'oscuramento della luce. E la spiegazione è: anche nel colmo dell'oscurità si può e si deve resistere, rigidamente sorretti dalla propria volontà. Ciò è possibile quando esternamente si è flessibili ed uttili. Non bisogna mostrare naturalmente i propri sentimenti in questi tempi, perché se si vuole superare la miseria attuale è bene tenere un atteggiamento prudente. D'altra parte, la perseveranza deve vivere dentro di noi, non essere esibita esteriormente. Manifestare con troppa franchezza le proprie opinioni può essere pericoloso, perché ci attirerebbe tenaci inimicizie. Quindi copriamo, nascondiamo la nostra opposizione e, anche quando frequentiamo la gente, non condividiamo l'andazzo generale, ma nemmeno critichiamolo clamorosamente. Per taluni caratteri fieri sarà duro doversi adattare, ma è necessario. Il lume arde nascosto, ma non si spegne. Wow ragazzi, bellissima lettura. Spero che vi sia stata d'aiuto. Io credo che questa ruota della fortuna sia qua per dirvi che le cose saranno completamente diverse verso la fine del mese. E vi dico che partirà alla grande, ma poi ci sarà come una sorta di dubbio, di freno. Bene, amici del Toro, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi, condividete il video e per iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Lo stesso lavoro lo potete anche fare per conto vostro attraverso la sezione degli abbonati. In quella parte tratto temi di metafisica riguardanti i chakra in modo molto approfondito. Ci sono temi di metamedicina, cioè la correlazione tra la malattia e la psicosomatica, e in più c'è una playlist completa sulle credenze limitanti. Diciamo che le andiamo a lavorare chakra per chakra, ma sono comunque divise per settore, quindi amore, lavoro e via dicendo.
Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo ragazzi vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!